La mia passione è la ricerca dei minerali preziosi lungo i fiumi italiani, ma nell'avventura di oggi voglio mostrarvi che lungo le Alpi vi possono essere situazioni molto interessanti. Infatti siamo andati alla ricerca dei cristalli di quarzo, detti anche cristalli di rocca, dalla loro trasparenza. Preparatevi perché oggi sarà un'avventura alquanto emozionante. Nell'episodio di oggi avremo a che fare con la ricerca del quarzo ielino, molto trasparente, addirittura da chiamarlo cristallo di rocca. Infatti lungo le Alpi italiane si possono ancora trovare oggi dei depositi di questo minerale, il quale è abbastanza comune. Infatti dovete sapere che il quarzo è uno dei minerali più comuni all'interno della crosta terrestre. Ma l'aspetto interessante è che solamente lungo alcune vene è possibile trovare questo minerale cristallizzato e soprattutto trasparente, tale per cui si chiama cristallo di rocca. Ci troviamo in alta montagna, alle mie spalle ho un affioramento di questa particolare roccia e l'aspetto che voglio farvi notare è che è molto fratturata. Dovete infatti immaginare che nel passato all'interno di questa roccia vi erano delle fratture, le quali erano colmate da dei fluidi sostanzialmente acquosi. Si trattava quindi di acqua calda con un po' di sali minerali. Siamo molto in profondità, potenzialmente anche diversi chilometri, e in tale situazione si sono andate a cristallizzare dei grandi, si spera, come vedremo in questo episodio, cristalli composti da quarzo. Ricordatevi che quando si parla di quarzo si parla sostanzialmente di due elementi chimici, il silicio e l'ossigeno, i quali combinati vanno a formare questi fantastici cristalli. Nell'arco quindi dei prossimi minuti il mio obiettivo è quello, assieme ai miei compari di ricerca di oggi, di cercare, raccogliere, cernire quante più punte composte da questo minerale, cioè quarzo, e soprattutto quanto più trasparenti possibile. Non ci interessa estrarre cristalli perfettamente formati, anche in caso in cui effettivamente avessero la punta smussata, quindi non è un problema. Infatti in questa come altre località lungo le Alpi italiane dove si trovavano questi fantastici cristalli sono state ampiamente sfruttate. Andremo quindi sostanzialmente a cercare i cristalli dimenticati nell'ottica in futuro di poterli sfaccettare alla Ultratech. In poche parole la mia macchina che servirà per sfaccettare. In ogni caso iniziamo questa ricerca anche di oggi, che proseguirà probabilmente anche in altri episodi in futuro. Vi voglio spiegare che cosa troviamo in questa località, la quale rimarrà segreta, e soprattutto come vado a estrarre questi cristalli, dove si trovano, e vivremo assieme dei fantastici e emozionanti momenti di ritrovamento. Iniziamo! Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? La ricerca di questi cristalli di quarzo molto trasparenti la trovo molto interessante. Infatti si trovano sfusi all'interno di questo terriccio. E quindi molto emozionante trovare alquanto facilmente questi cristalli e soprattutto abbinare poi successivamente in altre avventure la loro lavorazione per trasformarle in fantastiche gemme preziose, ma per ora li mettiamo via e poi li vedremo ancora meglio in laboratorio. On a rerun. Fermiamoci un attimo a riflettere per quanto riguarda la fattibilità dell'estrazione di minerali in alta montagna. Infatti ci sono dei pro e dei contro, ci sono anche delle problematiche. Ci troviamo in questo contesto nell'area piemontese, lungo le Alpi italiane, vi sono innumerevoli depositi di pietre da collezione, in questo contesto di minerali da collezione, ma come è possibile estrarli? Infatti dovete sapere che in alcune aree la ricerca è proibita. Queste sono le aree parco, aree quindi protette per la gestione di habitat locali, ad esempio per la salvaguardia di alcune specie di flora e fauna. Ecco, in queste aree non è consentita la ricerca di minerali. Nelle aree invece libere per la ricerca bisogna provvedere a un patentino, a un tesserino regionale che si chiede in Regione Piemonte, ve lo lascio qua sotto il link in dettaglio, è gratuito,
ha una durata permanente, ma è fondamentale averlo perché è richiesto proprio dalla legge. Grazie a questo tesserino quindi vi permetterà di intraprendere anche voi questa ricerca dei minerali in una maniera anche consapevole, infatti vi è proprio una normativa regionale dedicata, la quale, per farla proprio breve e sinteticamente, vi parla delle attrezzature che potete utilizzare e soprattutto delle località dove andare a fare ricerca. In ogni caso la ricerca è prettamente manuale, quindi non potete utilizzare dei martello pneumatico, e innanzitutto la ricerca in questo contesto, come oggi vi mostro, è prettamente proprio di handpicking, in sostanza di raccolte di campioni già disponibili sul terreno. Fatta questa dovuta premessa, in ogni caso io trovo che sia emozionante il momento del ritrovamento e soprattutto devo ammettere come questi campioni da collezione, nell'ottica in cui di nuovo siano risultati qualcosa di brutto per i cercatori precedenti, perché magari hanno qualche difetto, ad esempio magari hanno una punta rotta piuttosto che un colore non molto interessante, una volta invece sfaccettati possono rendere moltissimo, sia in termini da collezione e sia effettivamente in termini di soddisfazione. Ma questo poi sarete voi a dirmelo nei prossimi episodi. Ora torniamo effettivamente a scavare e vediamo se uscisse qualche altra punta di quarzo molto interessante da aggiungere in collezione dei grezzi da taglio. È stata una giornata molto emozionante. Abbiamo trovato molti campioni interessanti da aggiungere in collezione. Ve ne mostro un paio. E siamo giunti anche al termine di questa puntata, di questo episodio. In ogni caso in futuro sicuramente porterò altri contenuti di questo genere nel caso in cui vi piacessero. Fatemelo sapere con un mi piace qua sotto e con un commento, in maniera tale effettivamente da comprovare la vostra soddisfazione. Spero vi siete emozionati anche voi come me nel momento del ritrovamento di questi fantastici cristalli, ma ragazzi, una volta che effettivamente abbiamo trovato il grezzo è ora di sfaccettarlo, e questo lo vedremo assieme nelle prossime puntate. Ciao ragazzi!